for survival. The fight 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 for survival. Jungle and vow you'll never give in. The fight for survival. You win, or you will die. The strong and fight for survival. And fight for survival. The fight for survival. The fight for survival. The fight for survival. The fight for survival. Abbiamo visto che l'uomo ha sempre avuto un profondo bisogno di sapere e di rendersi conto delle cose. Ha sempre avuto il sentimento che il mistero che lo circondava poteva essere svelato grazie alla sua intelligenza. Si è affermata intanto e si è diffusa l'alchimia. Era chiamata così, con un nome arabo, un'antichissima scienza imparentata con la magia. Studiava la trasformazione delle sostanze, i veleni, la natura dei minerali, delle piante, eccetera. Con le loro lente, travagliate ma effettive scoperte, gli alchimisti hanno permesso l'avvento della chimica. Il laboratorio dell'alchimista è una fucina in cui alacremente si studia, si prova, si indaga sui rapporti fra le cose, i minerali, la flora, le viscere degli animali. Le somme di tante osservazioni serviranno a creare le basi di una scienza futura. Bottiglie, distillatori, raffreddatori, beute, alambicchi, i contenitori più vari sono strumenti degli alchimisti e sono ancora oggi usati nei laboratori di chimica. Estremo fine della ricerca di ogni alchimista è la pietra filosofale, che dovrebbe essere capace di tramutare i metalli in oro, e l'elisir di lunga vita, capace di prolungare la vita umana. Due grandi sogni, inseguiti per qualche secolo, e che oggi possono non apparire più tanto utopistici. Si ricercano anche composti fantasticamente stravaganti, come l'alcaest, il solvente universale. Questa ricerca viene però abbandonata quando un uomo di buon senso si domanda quale recipiente potrà mai contenere una simile sostanza. Guardate che meraviglioso pezzo di zolfo ho trovato. Bello davvero. Spartite con cura l'una cosa dall'altra e fate in fretta. Io necessito di genziana, ho bisogno di genziana e colchico. Tu andrai in montagna a raccogliere genziana. Io? Sì, tu. Sei forte e conosci le piante. Di qui al monte sono solo 20 leghe. In una dozzina di giorni vai e torni. Ma... E tu al mare, a raccogliere ginepro e timo.
Una montagna di ginepro e timo io voglio. E deggio andar solo? Solo e rapido. Io vi ammonisco a obbedire. Bisogna imparare a obbedire e essere umili e mondi d'animo se si vuol penetrare nei segreti dell'arte nostra mirabile. E l'oro? E l'oro a fabbricare imparerai, come lo impara chiunque che discopra il procedimento per produrre a volontà il colore giallo, il suo grande peso specifico, la duttilità. Colui che sa produrre in differenti modi queste qualità e sa fare il necessario per riempire queste qualità in un dato corpo, costui sa come trasmutar detto corpo in oro. Noi questo vogliamo sapere. E lo saprete, se saprete esserne degni. La grazia e la virtù vogliono l'uomo perfetto, ma pochi uomini perfetti ci sono. Ciò similmente avviene nel campo dei metalli. Producendo metalli, l'intenzione della natura non è di far piombo, ferro, stagno e neppure argento, malgrado quest'ultimo si avvicini di più alla perfezione, ma di far oro. La natura, questa saggia operaia, vuol dare l'estremo grado di perfezione alla sua opera. E quand'essa a ciò non arriva e si incontrano difetti, è malgrado ella che essi si fan. Dobbiamo noi riguardare la nascita dei metalli imperfetti come quella di aborti e mostri. Per un'opera come la nostra si spiega allora perché chi vi si dedica deve essere puro di spirito, acuto e puro di pensiero ed azioni, pieno di grazia e di virtù. Ei, come eroe, deve permanentemente far forza contro le influenze astrali. A Saturno che rappresenta il piombo, a Venere lo stagno, a Giove il bronzo, Mercurio il ferro, Marte il rame e la Luna l'argento. Ei deve mirare al sole che giorna, scalda, illumina e che è bello, radiante e forte, e che è d'oro. 100, 1000, migliaia di ricette ci sono e sono state fatte, ma poche sono riuscite a svelare in tutto il meraviglioso segreto della pietra filosofale, che è talmente capace di purificare e di illuminare qualsiasi corpo, che l'anima di colui che la possiede vede come in uno specchio tutti i movimenti celesti delle costellazioni, le influenze degli astri, e ciò anche nel chiuso della sua stanza, senza nemmeno guardare al firmamento. E così ch'essa pietra filosofale è indispensabile a purificare e riunire in un'amalgama tutte quelle virtù che rifan l'oro. E chi potrà saper ciò? Solo chi sarà degno. Ed ei pure così saprà l'elisir di lunga vita che è oro potabile. Su, su, seguitate a lavorare, giovani marioncelli. La genziana. Vado. Tu portami tanta bella genziana. Ed io ti insegnerò a fare un'infusione che prolunga la vita, ridà la salute contro qualsivoglia malattia, perfino la gotta, ed il riscaldamento dell'interiore, e guarisce i mali dello stomaco, la sciatica, la vertigine, l'emicrania ed ogni altro dolore interno. Sì, è ora per voi d'andare e per voi di continuare a lavorare, ma prima preghiamo. Dio Onnipotente, Padre della luce, da cui derivano tutti i beni e tutti i doni perfetti, io imploro dalla tua misericordia infinita di farmi conoscere la tua eterna saggezza. Degnati di inviarmela dal cielo, il tuo santuario, e dal trono della tua gloria, a ciò che sia e operi in me, perché essa è maestra di tutte le arti celesti e occulte e possiede la scienza e l'intelligenza di tutte le cose. Fa che essa m'accompagni in tutte le mie opere. Che per il tuo spirito io abbia la vera intelligenza, che io proceda infallibilmente nell'arte nobile alla quale mi sono consacrato, la ricerca della miracolosa pietra dei saggi, che tu hai nascosta al mondo, ma che riveli a coloro che son da te eletti. Che questa grand'opera ch'io debbo compiere qua giù, ch'io la cominci, ch'io la persegua, ch'io possa compierla felicemente, che contento io possa gioire per sempre. Io ti chiedo per Gesù Cristo la pietra celeste angolare, miracolosa e fondata
di tutta l'eternità. Nel mio vagabondare, fra gente di fanteria e mastri e archibugieri, tra coniatori di monete e molti altri artigiani e alchimisti, Un passo decisivo per lo sviluppo dell'alchimia in chimica è compiuto da Teofrasto Bombasto von Hohenheim, meglio conosciuto come Paracelso, che nei primi anni del XVI secolo apre la via della concezione dell'individualità delle sostanze che ci chimiche. permette di modificare la natura. A perfezionare il mondo concorre infatti l'opera dei medici, che sanno e discoprono ciò che farmaco è e ciò che non l'è, così che guariscono gli ammalati. E poi i farmacisti, ed ugualmente i fonditori dei metalli, i fabbri, i carpentieri e i mastri costruttori, e via via gli artigiani tutti e gli artisti. Ebbene, tutti questi sono adunque a loro modo alchimisti. Infatti, così sottile e scaltra è la natura che niuna cosa dà essa alla luce che non sia nel suo stato compiuta. Ma all'uomo sta il completarla. E siffatto complemento è alchimia. E però è alchimista il fornaio, imperoché cuoce il pane, il vignaiolo, perché fa il vino, il tessitore, perché fa il panno. Quanto dalla natura cresce a pro dell'uomo, colui che ciò porta a quel fine che dalla natura fu preordinato, quello è un alchimista. Dio disse sia fatto, ed ogni cosa fu fatta, ma non l'arte, non la luce della natura. Quando però Adamo fu dal paradiso cacciato, allora Dio pose in lui la luce della natura, poiché con fatica si nutrisse con il lavoro delle proprie mani. Ed anche in Eva pose la sua luce, cioè tu con dolore partorirai i tuoi figli. E con questo divennero le creature del tutto terrene ed umane, laddove prima erano d'eguale natura angelica. E adunque apprese Eva ad allevare figli. Quindi sorge il cullare e il poppare. E come era stata efficace la parola sia fatto, così fu efficace la parola della luce, che tale all'uomo abbisognava. E la sua ragione e la sua intelligenza tanto gli è d'uopo quanto il suo corpo, di cui non aveva bisogno in paradiso. E quindi fu fatta la creazione nell'interno dell'uomo dopo che egli uscì dal paradiso. La conoscenza non era ancora in Adamo, così come è divenuta necessaria per l'uomo, ma gli venne dopo la cacciata dal paradiso. Allora egli ha ricevuto dagli angeli la loro scienza, ma non tutta. Bensì gli rimane ad imparare nella luce della natura per sé e di figli suoi ciò che è in tutte le cose e quanto ne viene che in esse è nascosto. Così fu fatto l'uomo intero con il suo corpo, ma non con l'arte, bensì questa gli fu data, ma non in essa scoperta, ma con lo studio ottenuta. Noi dobbiamo studiare, perché sia la lana acconcia per le pecore e le setole per il dorso dei maiali, perché si conviene cucinare i cibi crudi e farci ricoveri per l'inverno e tetti per la pioggia. E come non v'è cosa che esista che sia al suo compimento, così non sono state create le cose come noi le abbiamo nelle mani. Il legno cresce al suo fine, ma non diventa carbone o ceppo. L'argilla cresce, ma non diviene pentola. Dio ha creato il ferro, ma non ciò che esso deve divenire, cioè non ferri da cavallo, non sbarre, non falci, ma solo minerale di ferro. E come minerale a noi lo dà. Ora, quando si pone il minerale al forno, bisogna per prima cosa separare il ferro dalla scoria. E quindi se ne forgia ciò che si vuole. E questa è alchimia. Ed è alchimista chi il fuoco comanda, perché è alchimia ciò che fa il fuoco, anche nella cucina o nel forno. Tutte le arti sono nell'uomo, ma esso deve conoscere cosa sia l'alchimia
L'alchimia non è che l'arte di rendere puro con il fuoco ciò che è impuro. Sebbene non tutti i fuochi fiammeggino, il fuoco resta sempre il fuoco. Così vi hanno gli alchimisti dei legni, cioè i carpentieri, e gli incisori, che tolgono al legno ciò che conviene, traendone immagini. Così vi hanno gli alchimisti della medicina, che dal farmaco tolgono ciò che farmaco non è. Allora, vedete quindi quale arte sia l'alchimia. Essa è quell'arte che toglie l'inutile dall'utile. Il Dio ha dunque provveduto. Nel fervore scientifico che porta i ricercatori del 1500 a volgere la loro curiosità verso le misteriose leggi che regolano la natura e il suo prodotto più perfetto, l'uomo, nasce l'anatomia. Per poter disegnare e studiare a perfezione il corpo umano, bisogna avere a disposizione cadaveri da sezionare accuratamente. Un cumulo di superstizioni vieta di toccare il corpo umano, involucro dell'anima immortale. L'Inquisizione cattolica denuncia e punisce i trasgressori, considerando i medici alla guisa di stregoni. Per fortuna non mancano i coraggiosi, disposti a rischiare la vita per amore del sapere. Uno di essi è François Rabelais, medico e scrittore fra i più geniali di tutti i tempi. No, non voglio dirvelo subito. O almeno non prima di aver risciacquato il gargarozzo con una ventina di boccali di chiaretto. Mi terrete compagnia, spero. Ben volentieri. Ma gli è che sono uscito or di tra le braccia di Morfeo. E voi che siete miglior medico di me lo sapete bene. Non è buona regola di medicina bere subito dopo il sonno. Conviene risciacquare lo stomaco d'ogni catarro e imbarazzo. Sì, è proprio regola di medicina. Ma che mi saltino addosso 100 diavoli se non ci sono al mondo più vecchi ubriaconi che vecchi medici. E poi io non sono affatto miglior medico di voi. Semmai, miglior scrittore. Basta. Date qua, mi avete convinto. Bene, mio caro Guillaume. Sotto con la bevanda. Quanto è mai grande Dio che ci permette di bere questo vino. Per il suo santo nome, se ci fossi stato io ai tempi di Gesù Cristo, sarei stato ben sveglio quando vennero a prenderlo i giudici nel giardino di Monte Oliveto. Il nostro buon Signore, lui che ci ha fornito una simile panacea, meritava di essere difeso molto meglio. Forza, dottor André, mio buon amico, non fatevi distanziare. Voglio trovarvi alla pari con me, quando vi dirò ciò che ho organizzato per questa notte. François Rabelais, voi sapete che io sono un cavallino che non ha bisogno di sprone per questo genere di corse. Ma non esageriamo. Il vino preso in dosi intemperanti provoca per il corpo umano raffreddamento di sangue, rilassatezza di nervi, dissipazione della semenza generativa, ebetazione dei sensi, alterazione dei movimenti. Da quanto ho potuto capire, questa sera abbiamo un appuntamento molto impegnativo. E non vorrei trovarmi a malpartito di fronte a una gentile donzella. È chiaro che i fumi di Bacco avevano pervaso la vostra persona assai prima che voi giungeste qui da me. Infatti non avete capito niente. L'appuntamento c'è. Ma le carni dell'oggetto predestinato non saranno in verità bianche o rosa, né ben sode. Né esso sarà di coscia leggera, ma anzi l'avrà pesantissima, tanto da ricadere da sola se sollevata. E dalla sua persona non emanerà profumo di verbena, né tantomeno di gelsomino, ma piuttosto fetore di... Morte. Giusto, Rondelet, di morte. Oh no, ancora una volta. Ma non mi direte che... Sì, mio amico e collega. Questa notte la scienza, la nostra amata scienza, potrà riempire il suo già turgido ventre di nuove cognizioni. E questo grazie alla gentile condiscendenza delle misere spoglie mortali di un messere deceduto solo questa mattina. Ma non avete mai paura di niente, voi? Se le autorità ci scoprono, ci denunceranno all'Inquisizione. E allora... Allora addio, François Rabelais. Addio, Guillaume Rondelet. Di due valenti medici non rimarranno che pochi miseri scartafacci e un mucchietto di ossa. Oh, che triste visione. Io me ne vado. No, Guillaume. So bene che non ve ne andrete. Anche voi siete roso dal demone che non lascia mai tranquillo me. Il demone inquieto della curiosità, dell'amore per la ricerca e per l'esperienza. Il demone che ci spinge ad affrontare qualsiasi rischio, pur di imparare meglio cos'è l'uomo
quali sono gli elementi che lo compongono e da quali forze è mosso. Vedete? Già rinunciate a partire. Ero sicuro di voi come di me stesso. E del resto, mi siete già stato compagno in altre simili avventure e con reciproco vantaggio. Perché dovrebbe andar male proprio questa notte? La ragione è dalla nostra parte e bisogna combattere con ogni mezzo l'oscurantismo di coloro che vorrebbero il mondo immobile. Legulei, baciapile, sorbonisti, sepolti nelle loro cattedre ammuffite. Ora ridete, eh? Già gongolate tutto all'idea del lavoro che ci aspetta. Avanti col boccale. Questo è un chiaretto che non offende. Ci aiuterà a restare svegli e attenti per tutta la notte. Caro François, voi dareste dei numeri a quel tal spaccapeli, filosofo efetico e pirrognano che noi ben conosciamo. Mi avete messo a sedere in un baleno, fugando dall'animo mio ogni oscuro timore. Adesso mi fate torto. Il mio parlare è piacevole, conseguente e soprattutto vero, come il vinello che stiamo gustando. Mentre quel tal filosofo ve lo raccomando insieme a tutti i suoi pari. Si potrà riuscire a prendere i leoni per la loro giubba, i cavalli per la criniera, i boi per le corna, i bufali per il muso, i lupi per la coda, le capre per la barba, gli uccelli per le loro zampine, ma mai si potranno prendere questi filosofi per le loro parole. Va bene, chiedo scusa. Anzi, per farmi scusare della baggianata che mi è sfuggita di bocca, mi sento in dovere di offrirvi un mezzo barilotto di quel bordonese. Chiunque voi siate, venite. Entrate, che un boccale di buon vino non vi sarà rifiutato. Avete deciso di mettere la vostra bocca al servizio di tutte le mosche del contado perché vi si rifugino e vi facciano baldoria? O non avete mai visto una persona priva del dono della favella? Questo signore voleva sincerarsi che voi siete un amico fidato, facendomi rilevare che, parlando di quello che faremo, corriamo pericolo di morte. Io l'ho rassicurato, spiegandogli che non solo siamo amici del cuore e del bicchiere, ma che anche voi siete medico e partecipate direttamente all'impresa. Vi garantisco comunque che se Necrone è povero di parole, è in compenso ricchissimo di altre qualità. E prima di tutto è onesto. Anzi, gli do subito i denari patuiti. È infatti lui, mio buon amico, e ci procurerà l'oggetto dei nostri studi. E per un prezzo invero modesto, considerando il rischio che corre. Questa volta ho capito anch'io. Dobbiamo affrettarci prima che la luna salga alta nel cielo e rischiari la notte. Orsù, visto che siamo in ballo, balliamo. Prendete, prego.
Venite, Rondelè. Tenete, datemi i vestiti. Venite, Rondelè. Mettiamo questa povera spoglia fra di noi, sostenendola come se fosse un ubriaco. E portiamola delicatamente fino alla mia casa. Forza, e che il nostro Dio Esculapio ci assista. Da questo istante inizia la parte più pericolosa dell'impresa. Se si è sorpresi, si rischia la denuncia al tribunale dell'Inquisizione, la tortura e molto probabilmente la morte. Bisogna trovare uno stratagemma per sfuggire alla curiosità degli eventuali passanti. Messere, fate luogo. Che bella sbronza, amico, eh? Mai come la vostra, messere. E ora lasciate libero il cammino, che già fatichiamo abbastanza per uno. Non vorremmo avere a raddoppiare il nostro carico. La ronda. Mettiamolo sulla sedia. Così. Aiutatemi a sgomberare il tavolo. Sul tavolo. Mettetegli qualcosa sotto la testa. E ora, Rondelè, apprestiamoci a scrutare l'ignoto. Ho in mente di incidere in questo punto, in modo da scoprire le ghiandole sottomascellari, giungere a vedere le vene giugulari e le arterie sfaggitidi del collo. Voglio scoprire la biforcazione destra della vena cava.
Quando termina il Medioevo, durante il periodo detto Rinascimento, l'Europa si affranca nella scienza e nella tecnica dalla dipendenza dall'Oriente. Uno dei grandi iniziatori della nuova cultura dell'Occidente è Galileo Galilei di Pisa, matematico, fisico, astronomo. Grazie alle attente osservazioni compiute con uno strumento da poco inventato, il cannocchiale, egli riesce a dar pratica conferma alle teorie di Copernico. La Terra non è il centro del cosmo, ma un pianeta rotante attorno al Sole come gli altri pianeti. Questa ed altre affermazioni che l'osservazione può provare gli valgono incredulità, disprezzo e perfino l'accusa di eresia. Grandi, invero, sono le cose che io propongo alla contemplazione di voi studiosi e di cui indi passeremo alla contemplazione di ciò che vi narro. Grandi, dico, sia per l'eccellenza della materia, sia per novità non mai udite in tutti i tempi trascorsi. Circa 10 mesi fa mi giunse la voce che un certo fiammingo aveva fabbricato un occhiale mediante il quale gli oggetti visibili, per quanto molto distanti dall'occhio dell'osservatore, si vedevano distintamente come fossero vicini. La medesima cosa, pochi giorni dopo, mi fu confermata per lettera da un nobile francese, Jacopo Badover, da Parigi. Il che fu infine il motivo che mi spinse ad applicarmi tutto a ricercarne le ragioni e ad escogitare i mezzi per i quali io potessi giungere all'invenzione di un simile strumento. Invenzione che conseguii poco dopo fondandomi sulla dottrina delle rifrazioni. Così costruii questo cannocchiale che permette di vedere gli oggetti abbastanza grandi e vicini, poiché appaiono 3 volte più vicini e 9 volte più grandi di quando si guardano con la sola vista naturale. Ma cosa vedi? Ma vedo tutto confuso. Ecco, adesso va meglio. Ecco. E questo microscopio. Guardate. Guardatelo bene in luce. Finalmente, non risparmiando fatica né spesa alcuna, sono giunto a tanto da costruirmi uno strumento tanto eccellente che le cose vedute per mezzo di esso appariscono quasi 1000 volte più grandi e più di 30 volte vicine che se si guardino con la sola facoltà naturale. Con questo osservai più volte, con incredibile godimento dell'animo, le stelle tanto fisse che erranti. E vedendole tanto fitte, cominciai a pensare sul modo con cui potessi misurare le distanze. E finalmente lo trovai. Come voi stessi vedrete, io ho osservato, con questo occhiale, la faccia della luna, la quale con esso si può vedere come assai da vicino, sicché si vede apertissimamente la luna essere non di superficie liscia e tersa, ma ripiena di sporgenze, di cavità, simili ai monti ed alle valli della terrestre superficie. Ora vedete e fatevi capaci che nell'occhiale non va inganno. Quali e quanti siano i vantaggi di questo strumento, sia per mare che per terra, è superfluo enumerare. Vedi i piani, i monti, gli anfratti e le grandi distese simili ad oceani. Tutto mi appare velato. No, non avvicinar troppo il tuo occhio alla lente, altrimenti l'umidità del tuo occhio stesso l'appanna. Vieni, ben la nettiamo. E ora guarda. Vedi? Sì, ora vedo. Ebbene? La luna non è essa stessa simile alla Terra? Vedo i monti, i piani e le distese che sembrano oceani. Fammi vedere. Meraviglia delle meraviglie. E adesso un altro, tu. No, io non voglio vedere, no. La parte più luminosa rappresenterebbe più propriamente la superficie solida. Ecco. E la più oscura, piana, senza tormenti, le acque. Appunto. Ah, meraviglia.
Era opinione di pitagorici essere la Luna quasi un'altra terra. Appunto. Tu? No, no, neanch'io, va a vedere. Io. Questa superficie lunare, là dove è segnata di macchie, come coda di pavone sparsa addosso. Fai vedere anche me, ti prego. Un momento. No, fai vedere. Un ti prego. momento. Oh, tieni. Ma può vedere ancora? Sì. Altre meraviglie vi farò vedere. Ed ora, venite con me. Si scorgerà col cannocchiale un così numeroso gregge di altre stelle sfuggenti alla vista naturale che è appena credibile. Quel che in terzo luogo ho osservato e che voi stessi potete vedere è l'essenza, cioè la materia della stessa Via Lattea, che in virtù del cannocchiale è dato scrutare tanto sensibilmente da esserne risolte con la certezza che è data dagli occhi tutte le dispute che per tanti secoli tormentarono i filosofi. È infatti la galassia nient'altro che una congerie di innumerevoli stelle disseminate dappertutto. E in qualunque regione di essa si diriga il cannocchiale, subito un'ingente folla di stelle si presenta alla vista, e delle quali parecchie si vedono abbastanza grandi e molto distinte, ma la moltitudine delle piccole è del tutto inesplorabile. Ed ora seguitemi. Io vo' mostrarvi Venere, alla quale poi rivolsi la mia attenzione. La cominciai ad osservare diligentemente col cannocchiale per vedere col senso stesso quello che non dubitava il mio intelletto. La vidi dunque sul principio di figura rotonda, ma molto piccola. Di tal figura si mantenne fino a che cominciò ad avvicinarsi alla massima digressione e andò crescendo di mole. Ecco, così, come stasera la vedete. Cominciò poi a mancare della rotondità nella sua parte avversa al sole e in pochi giorni si ridusse ad essere un mezzo cerchio perfettissimo. Poi andò calando dal mezzo cerchio e si trovò cornicolata. Poi andò assottigliandosi fino ad occultazione. Quindi, passando ad apparizione mattutina, la vedei falcata e sottilissima, con le corna avverse al sole. Poi andò crescendo e dal mezzo cerchio passò al tutto tondo e così si conservò per molti mesi. Il suo diametro è adesso circa 5 volte maggiore di quello che si mostra alla prima apparizione vespertina. Da questa mirabile esperienza abbiamo sensata e certa dimostrazione di 2 grandi questioni, in cui dubbie fra i maggiori ingegni del mondo. Andiamo. La prima è che Venere, ancorché Mercurio e i pianeti tutti, sono per loro natura tenebrosi e ricevono luce volgendosi attorno al Sole, cosa ben creduta dai pitagorici, Copernico, Keplero e me. Andiamo, venite. Certo, poi, un'altra stravagantissima meraviglia, la quale desidero sia tenuta occulta finché nell'opera che stamperò sia da me pubblicata. Sedetevi.
Questo è che la stella di Saturno non è una sola, ma un composto di 3, le quali quasi si toccano, né mai tra loro si muovono o mutano, e sono poste in fila secondo la lunghezza dello zodiaco, essendo quella di mezzo circa 3 volte maggiore delle altre 2 laterali, così. Resta ora quello che, a nostro avviso, è l'argomento più importante. Rivelare, cioè, e divulgare l'esistenza di 4 pianeti non mai dalle origini del mondo sino ai nostri tempi veduti. L'occasione di averli scoperti e studiati e inoltre le loro collocazioni e le osservazioni fatte durante i 2 ultimi mesi circa i portamenti e i mutamenti loro. Pertanto, il 7 gennaio dell'anno 1610, alla prima ora della notte seguente, mentre guardavo gli astri celesti col cannocchiale, mi si presentò Giove. E poiché mi ero preparato questo strumento proprio eccellente, mi accorsi ciò che prima non era accaduto per la debolezza dell'altro apparecchio, che gli stavano accanto 3 stelline, piccole in vero, ma pur lucentissime. La loro disposizione, sia rispetto a loro stesse che a Giove, era la seguente. Cioè, dalla parte orientale c'erano 2 stelle, una sola verso l'occidente. Esse, con moti fra loro disuguali, effettuano i loro corsi e giri intorno alla stella Giove, quasi come sua diretta progenie. Per concludere, vuol dire che le mie osservazioni dirette mostrano più chiaro del Sole e Venere descrive il suo cerchio intorno ad esso Sole senza comprendere la Terra. E il stesso accade anche a Mercurio e così Marte, che come Venere si vede ora più vicino, ora più remoto. Questi discoprimenti ci fanno ammettere la mobilità della Terra, che dobbiamo ammettere per sicurissima, verissima e irrefragabile. Ora, per queste mie scoperte ed osservazioni, mi accusano di intorbidare le scienze e la natura. Vi chiedo di volerci riunire qui domani alla 4ª ora per ragionare insieme di queste accuse. Fu conclusione all'appuntamento di ieri che noi dovessimo in questo giorno discorrere intorno alle ragioni dei fautori della posizione aristotelica e tolemaica e dei seguaci del sistema copernicano. E poiché collocando, come io stesso credo, la Terra tra i corpi mobili del cielo, viene ad essere anch'essa un globo simile ad ogni altro pianeta. È conosciuto da tutti voi che il frate domenicano Nicolò Lorini ha predicato dal pulpito contro la teoria copernicana ed accusa coloro che la sostengono di eresia. Quindi accusa anche me. Egli con altri cerca di spargere il concetto che tali preposizioni sono fallaci. Cioè egli nega che il Sole, senza mutar luogo, resti situato al centro della conversione degli orbi celesti e che la Terra gli si muova intorno. Egli e gli altri tentano di far scudo alle fallacie dei loro discorsi col manto di una simulata religione e con l'autorità delle scritture sacre. L'applicano con poca intelligenza alla confutazione di ragioni né intese né mai sentite. A costoro von nominare Niccolò Copernico,
che per primo affermò essere la Terra a muoversi intorno al Sole. Eppure egli fu uomo cattolico, religioso e canonico, e fu chiamato a Roma sotto Leone X, quando nel concilio lateranense si trattava l'emendazione del calendario ecclesiastico, facendo capo a lui come a grandissimo astronomo. Ma posto e conceduto per ora all'avversario che le parole del testo sacro neghino il muoversi della Terra e degli altri pianeti attorno al Sole, e che s'abbino a prendere nel senso che esse suonano, e cioè che Dio, ai preghi di Giosuè, facesse fermare il Sole e prolungasse il giorno, onde se ne conseguì vittoria. Io dico che questo, al di là delle parole, ma in quel che esse veramente significano, mostra manifestamente la falsità e impossibilità del sistema aristotelico e tolemaico, e all'incontro s'accomoda benissimo col copernicano, al quale anch'io, per esperienza e visione diretta degli astri, credo. E per primo, io domando all'avversario se egli sa di quali movimenti si muova il Sole. Se egli lo sa, è forza che risponda che il Sole sembra muoversi di due movimenti, cioè del movimento annuo da ponente verso levante e del diurno all'opposto da levante a ponente. Ora io domando all'avversario se questi due movimenti così diversi e contrari competono al Sole e sono suoi propri. È forza rispondere no. Uno solo di questi movimenti è suo proprio, e cioè l'annuo. Ed ora voglio ancora chiedere quale dei due movimenti produca il giorno e la notte, cioè il suo moto o quello della Terra, che gli ruota attorno girando su se stessa. È forza rispondere che il giorno e la notte sono effetti del moto della Terra, simile a quello che ho osservato per Venere, mentre dal moto del Sole dipende non il giorno e la notte, ma le stagioni diverse e l'anno stesso. Ora, se il giorno dipende non dal moto del Sole, ma dalla Terra, chi non vede che per allungare il giorno bisogna fermare la Terra e non il Sole? Anzi, chi intenda questi primi elementi d'astronomia conosce che se Dio avesse fermato il moto del Sole, in cambio d'allungare il giorno, l'avrebbe scorciato e fatto più breve. E allora bisogna alterare il senso delle parole e dire che quando la scrittura dice che Dio fermò il Sole, voleva dire che fermò la Terra, ma che per accomodarsi alla capacità di quei che a fatica sono idonei a intendere il nascere e il tramontare del Sole, ella dicesse al contrario di quel che avrebbe detto parlando a uomini sensati. Blasfemo. La rivoluzione scientifica del Rinascimento mette in discussione l'intero sistema filosofico e scientifico classico. Il metodo sperimentale applicato da Galileo Galilei trova entusiasti sostenitori e accaniti avversari. William Harvey, basandosi esclusivamente sull'osservazione e la misurazione dei fenomeni fisiologici, riesce, contro ogni passata teoria, a dimostrare il moto del sangue e trarre cognizione del sistema circolatorio. William Harvey è uno scienziato, non un pazzo che parla a vanvera. Se persino il nostro benamato sovrano lo onora della sua fiducia tenendolo come primo medico, non capisco perché voi lo disprezziate. Vede,
mio giovane amico, si dà il caso che neanche io parli a vanvera. Ho dedicato gli anni migliori della mia vita agli studi. Non intendo certamente discutere il giudizio del mio sovrano, ma una cosa è essere un medico, tutt'altra cosa è essere un vero scienziato. Considerare il cuore come una pompa. Il cuore, mio giovane ed inesperto amico, è la sede prima dell'essenza vitale. Anzi, per essere più convincente, le spiegherò per filo e per segno cosa succede nel nostro corpo. Dunque, ciò che mangiamo diviene all'interno del nostro intestino una specie di linfa denominata chilo. Il chilo va al fegato, che lo trasforma in sangue venoso e gli aggiunge l'essenza naturale. Il sangue venoso capita poi nella parte destra del cuore e attraverso dei fori passa nella parte sinistra, dove si carica appunto dell'essenza vitale che proviene dai polmoni e diventa il rosso sangue arterioso. Questo è ciò che afferma e prova il grande Galeno, e questo è quanto si impara nelle più grandi università. Mi sembra di essere stato chiaro. Il sangue non ha un moto circolatorio, ma fluisce liberamente attraverso i vasi naturali. E per questo non sussiste nessun bisogno di una pompa. Ma certo, non può essere che così, caro amico. La previdenza della natura non agisce mai senza uno scopo. Le valvole che sono all'interno delle vene devono esistere per una ragione precisa. Ecco, chiudo la vena e il flusso si ferma. Da una parte il vaso si vuota e dall'altra si rigonfia e preme. La direzione è unica. Il sangue non può tornare indietro passando per le vene. È così chiaro. Le arterie lo portano alle estremità, agli arti, e le vene lo riportano al cuore. Ma adesso andiamo a raggiungere i nostri ospiti. La creanza ce lo impone. E poi non è buona politica lasciarli soli con l'invidia e il pettegolezzo come unici compagni. Il problema ora è come fa il sangue a passare dalle arterie alle vene. Ma anche questo è un enigma che si scioglierà a suo tempo. L'importante è perseverare e guardare le cose con semplicità, per quello che sono. Se solo la gente non fosse così diffidente, tutto il tempo sprecato per difendersi dal ridicolo potrebbe essere impiegato assai meglio. Andiamo. Come si fa a dar credito a quelle follie proprio non so. Ma sì, oggi è di moda denigrare e distruggere la scienza dei padri. E non solo qui in Inghilterra. Si fa un gran parlare di questi Cartesio, Keplero, Galileo, ma a quanto mi riferiscono, negli altri paesi sanno bene come si mettono a posto questi scalmanati che sono detrattori della vera scienza. Qui c'è puzza di imbecillità, confortata da beata ignoranza. Parlate forse a me, signore? Uscendo ho sentito i ragli di un solo asino. Vi sembra questo il linguaggio da usarsi con un mio pari? Ora mi rendo conto che la follia di cui vi si accusa è ben vera e pericolosa. Forse le prolungate meditazioni nell'oscuro sotterraneo che vi siete fatto scavare proprio qui sotto hanno avuto un effetto deleterio sulla vostra mente. Io medito dove e quando mi pare. Ma a questo punto voi non offendete più solo la scienza, ma me personalmente. E io non tollero offese. Fermi! 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 Ah, è meglio che lei lasci questa casa. Il suo comportamento è ingiustificabile. Sì, portatelo via. Altrimenti sarò costretto a verificare sul suo corpo l'esattezza delle mie teorie. Quello sciocco. Ma lo conosco bene. Vi avrà parlato di Galeno, del chilo, per esempio, dell'essenza vitale, eccetera, eccetera. Ignorante. Non sa neppure che già da 80 anni Andrea Vessalio e Realdo Colombo hanno dimostrato l'infondatezza delle teorie di Galeno. Non esistono buchi fra la parte destra e la sinistra del cuore.
La sua stessa struttura prova che il sangue passa continuamente dai polmoni alla aorta, come attraverso le valvole di un mantice idraulico. Sì, un mantice idraulico. Non ho paura ad affermarlo. Una pompa che spinge il sangue a circolare, a portare attraverso le arterie il calore e il nutrimento, fino alle più lontane membra del corpo, e poi a tornare indietro lungo le vene, a riscaldarsi di nuovo nel cuore. Questo ormai è provato, è chiaro come la luce del sole, ma non so ancora nulla. Vedi, Thomas, la scienza, la nuova scienza, apre un campo infinito alla ricerca umana. Non ci si fonda più sui dogmi, sulle verità rivelate. Bisogna sperimentare, pesare, misurare, contare per raggiungere la verità. E noi non siamo che al principio. Siamo come degli infanti che stanno faticosamente imparando a balbettare.